Quando pensiamo ai veicoli corazzati ruotati dei paesi occidentali, alcuni dei mezzi più famosi che ci vengono subito in mente potrebbero essere il Freccia italiano, il VBC francese o l'M1128 statunitense. Oggi però vi voglio parlare del blindato di una delle principali nazioni europee che da alcuni appassionati non viene purtroppo molto considerato, ossia il Pegaso BMR. Prima di parlare della variante M1 VEC, bisogna introdurre la storia di come nacque il progetto BMR, ossia la versione base del blindato. Questa storia comincia col cosiddetto Patto di Madrid, siglato tra Spagna e Stati Uniti negli anni 50. Con questo accordo la Spagna ricevette tra il 1953 ed il 1970 numerosi mezzi statunitensi come gli M24 Ciaffi, più di 166 semicingolati, veicoli per il recupero M74, più di 70 M41 Walker Bulldog e tanti altri mezzi. Nonostante questa iniziativa, l'esercito spagnolo rimaneva però carente e non disponeva di mezzi corazzati sufficienti secondo gli standard dell'epoca. Mancava soprattutto un numero sufficiente di veicoli corazzati ruotati per il supporto diretto della fanteria. Già negli anni 60 si stava sempre più diffondendo tra i paesi occidentali il famoso M113, tuttavia alla Spagna serviva anche un mezzo ruotato, come già ho detto, 4x4, come per esempio il Cadillac Gauge Commando o il Mowag Roland. Fu per questo motivo che l'azienda Pegaso, poi integrata nel colosso italiano Iveco, iniziò lo sviluppo di un nuovo veicolo di produzione nazionale e che fosse in grado di soddisfare le esigenze dell'esercito spagnolo. Inizialmente vennero ideati dei mezzi i cui design si ispiravano palesemente al già citato M113 americano, salvo qualche modifica estetica e non solo. Purtroppo questi corazzati non soddisfarono le richieste spagnole, per cui si optò per lo studio di nuovi mezzi, a sto giro ruotati, in quanto sarebbero stati più semplici da produrre e poiché sarebbero stati banalmente più agili e veloci. Il primo veicolo che fu realizzato sotto questa idea fu il cosiddetto VBTT E4. Esso era un mezzo che aveva la peculiarità di essere prodotto localmente, in grado di trasportare una squadra di 10 soldati, disponeva di una torretta con lanciagranate da 40 mm ed un MG42 e sulla carta l'idea era anche buona, ma non se ne fece nulla in quanto i nuovi mezzi di produzione americana seppero soddisfare meglio le richieste dei vertici spagnoli. L'idea di produrre qualcosa a livello nazionale tuttavia era ancora presente tra i piani del governo. Qualche anno dopo venne quindi sviluppato un altro prototipo denominato BMR 600. Esso adottava un motore diesel Pegaso 9157-8 da 306 cavalli con cambio automatico, sospensioni indipendenti, aveva 6 ruote al posto delle 4 dei precedenti prototipi, disponeva di capacità anfibie e poteva anche essere aviotrasportato. Questo progetto fu valutato per ben 4 anni e fu messo in comparazione con altri mezzi 6x6 di altre nazioni come il francese VAB o lo svizzero Mowag. Da queste comparazioni si evinse come il BMR fosse effettivamente un mezzo valido, per cui fu prodotto a partire dal 1979. In questo video analizzeremo principalmente la versione M1 VEC, ossia una delle versioni più pesantemente armate e aggiornate. La versione VEC modificò un po' la disposizione interna rispetto alla versione base, spostando la sezione del guidatore sulla parte anteriore sinistra e, cosa più importante, gli fu aggiunta una torretta biposto equipaggiata con un cannone a tiro rapido da ben 25 mm. Nonostante la validità del blindato, ad oggi si ritiene non sia più in grado di far fronte a tutte le nuove minacce come gli ED, i più recenti missili anticarro o alcuni tipi di droni, per cui il ministero spagnolo sta già stanziando i fondi per dar vita ad un nuovo progetto denominato Dragon, grazie al quale la Spagna potrà sviluppare e possibilmente produrre un nuovo mezzo corazzato 8x8 e che possa fronteggiare tutte le minacce della guerra moderna. Il VEC fu progettato, come già ho detto, come variante del BMR e per supportare principalmente le unità di cavalleria leggera. Lo scafo, la disposizione interna e alcune parti meccaniche in questa versione sono state leggermente riviste, infatti. All'interno trovano posto ben 5 soldati, 4 distribuiti tra la torretta ed il vano posteriore e il pilota situato nella parte anteriore del mezzo. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo una lunghezza di 6 metri, una larghezza e un'altezza entrambe di 2,5 metri e un peso medio di quasi 14 tonnellate. Su strada si toccano velocità massime pari a 100 km/h, mentre scendiamo a 77 in off-road, con un'autonomia di più o meno 800 km. Questa specifica versione del BMR monta una torretta progettata dall'italiana Oto Melara e prodotta su licenza dall'azienda Santa Barbara in Spagna. Nonostante la torretta fosse stata progettata per ospitare un cannoncino da 20 mm, nella versione spagnola si decise di utilizzare, come già abbiamo detto, un cannone di diametro leggermente più ampio. Abbiamo infatti il famoso cannone M242 Bushmaster da 25
105 mm. Lo stesso cannone è, per capirci, in dotazione anche ai Bradley americani, con in dotazione un massimo di 170 colpi ed il quale è in grado di sparare diversi tipi di proiettili che spaziano da quelli traccianti, perforanti o incendiari ad un ratio di circa 200 colpi al minuto e a distanze anche superiori a 2 km. Come armamento secondario invece troviamo la classica MG3S da 7,62 NATO coassiale con in dotazione più di 3000 colpi totali. Il VEC dispone di una corazza in alluminio leggero saldato disposta su tutto lo scafo, presenta una leggera inclinazione sul frontale per avere più probabilità di deflettere i colpi, anche se si parla pur sempre di piccoli calibri. Come tutti i mezzi moderni, anch'esso è dotato di sistema NBC e sistema antincendio automatico, è dotato di un interphone e di sistemi radio a lungo raggio che in un veicolo così non possono mancare, ha un motore leggermente potenziato rispetto al BMR base, più nello specifico si parla di un motore diesel Scania da 306 cavalli con un cambio automatico, e dispone inoltre sia di visione notturna per comandante e pilota, sia di visori termici di seconda generazione. Infine, per quanto concerne l'impiego operativo, diciamo solo che il VEC fu impiegato in alcuni dei più famosi teatri dell'epoca moderna. Fu schierato infatti nell'ex Jugoslavia, in Libano e in Iraq, conseguendo ottimi risultati. Come già dissi però, a causa della sua vulnerabilità contro gli IED, a partire dalla metà degli anni 90 il VEC fu modernizzato e aggiornato. Gli fu infatti rinforzata la corazza, che adesso è in grado di resistere anche a proiettili da 14,5 mm, fu ridotta la sua firma termica, che in sostanza significa che agli occhi di un mirino termico il mezzo risultava meno visibile, gli fu installato un sistema di estintori migliorato, oltre anche a nuovi impianti frenanti, nuova motoristica e mirini più moderni per comandante ed artigliere. Piccola nota, da questo momento in poi i VEC che non erano stati soggetti ad aggiornamento vennero denominati VEC 90 ed in seguito verranno sostituiti progressivamente dai cosiddetti VRC 105, ossia i nostri Centauro che la Spagna ha acquistato tempo fa e che tiene operativi anche oggi. Ed è quindi così che finisce anche questo video. Io spero veramente che vi sia piaciuto, spero che questo mezzo vi abbia quantomeno interessato, dal momento che diciamo in giro per il web diciamo come fonti italiane non trovo quasi nulla diciamo su questo mezzo, anche se secondo me comunque è un veicolo che meritava la sua pagina di storia anche su questo canale. Per carità, non è uno dei veicoli più famosi in assoluto, però è un mezzo che sicuramente deve avere una menzione speciale perché banalmente è un veicolo che ha prestato servizio per tanti anni in uno degli eserciti comunque più importanti della NATO di uno dei principali paesi, ovvero la Spagna, quindi diciamo è opportuno dedicarci un video. E quindi io come sempre vi ricordo di iscrivervi, di commentare, di condividere il video, di attivare soprattutto la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!